Benvenuti alla terza lezione del corso base. Oggi continuiamo con le caratteristiche primarie di un Digimon affrontando gli attributi. Introdotti con il Digimon Pendulum per creare un triangolo delle debolezze, si tratta del comportamento di una specie verso l'ambiente in cui è ospite. Ma che vuol dire? Ci arriviamo. I tre attributi primari sono: virus, tendono a distruggere o modificare l'ambiente in cui vivono. Tipici esponenti appartengono alla tipologia dei demoni che perpetrano la libertà assoluta e o la distruzione. Oppure la tipologia macchina che per espandersi crea fabbriche e città. Potremmo aprire una grande parentesi sul Metal Empire, ma è argomento di video futuri. Vaccino. Tutelano e salvaguardano l'ambiente in cui vivono. I principali esponenti sono le schiere angeliche e i virus buster, che come suggerisce il nome si contrappongono ad essi. Data. Rimangono neutrali o decidono in base alla situazione da che parte schierarsi. Ad esempio dei mercenari come Tankmon. Chiariamoci, questi attributi possono, sottolineando il possono, anche essere indicativi della loro indole, semplificando di molto se buoni o cattivi, e comunque parliamo della specie, non tanto dell'individuo in sé. Esistono anche degli attributi extra. Partiamo dicendo che i Digimon Baby sono privi di un attributo proprio perché inconsistenti nella sfera di influenza dell'ambiente. Unknown. Vi appartengono specie particolari esterne di per sé all'ecosistema. Mi piace vederli come creature Lovecraftiane, ma è una mia interpretazione ed è tanto più sul ruolo che nell'estetica. Variabile. Esclusivo degli spirit, come suggerisce il nome, varia in base al contesto che devono affrontare. Free. Più che modificare l'ambiente, si adattano ad esso, tanto che in base alla loro crescita tendono ad uno dei tre attributi primari, anche perciò sono neutrali. È tipico delle specie antiche, il mondo digitale antico dopo tutto era un luogo ameno in cui difficilmente si sopravviveva. Il caso più eclatante, probabilmente, però è Imperial Dramon. Descritto come un sovrano di luce e oscurità, in base a quale prevale avremo dei risultati e quindi attributi differenti. La versione classica che culmina nella Paladin Mod è il salvatore del mondo. La versione Black ne è la catastrofe. Quando le due forze sono equilibrate, supera il concetto di bene e male, un drago trascendente incontrollabile. Per finire, vi spiego come funziona il triangolo delle debolezze, figlio prettamente dell'Hyper Colosseum, il vecchio TCG Digimon. Vaccino batte virus, virus batte data, data batte vaccino. Free è esterno al sistema, è neutrale, è libero. Variabile equivale il suo avversario, quindi se sta affrontando un data diventa data, un virus e così via. Unknown vince su tutti. Con oggi è tutto, ci vediamo alla prossima lezione. Per qualunque chiarimento o domanda c'è la sezione commenti.